Benvenuti a Dortmund per la seconda giornata di Champions League. Borussia Dortmund-Milan, direttamente da uno degli stadi più caldi di tutto il mondo, il Westfalen Stadium. Andiamo! Dire che sono emozionato è veramente riduttivo, davvero. Assieme a Anfield, Wembley, la Bombonera, il Monumental di Buenos Aires, ho sempre pensato che il Westfalen Stadium fosse uno degli stadi più spettacolari del mondo. Ma che spettacolo è quel murales? Ah, giusto per puntualizzare, non sono assolutamente venuto qui per gufare il Milan, ma siccome i bigliettini distinti, l'atmosfera e tutto quanto, probabilmente tiferò Borussia Dortmund, ma anche per una questione di rispetto, visto che sono in mezzo ai loro tifosi. E comunque ho i posti accanto al settore ospiti, quindi lo spettacolo della curva sud in trasferta ve lo godrete tutto. Borussia Dortmund ha una cultura di sviluppo di giovani talenti che è incredibile. Solo per fare alcuni nomi: Bellingham, Sancho, Haaland, Aubameyang, chi più ne ha più ne metta. Una cultura clamorosa e tutti quelli che escono da qua si rivelano dei campioni clamorosi. E come dimenticare Pulisic, che però questa sera giocherà con la maglia rossonera del Milan. E non che quelli che ci siano adesso sono tanto male, perché Adeyemi, Moukoko, Duranville sono giocatori pazzeschi che vedrete tra qualche anno saranno veramente dei fenomeni. E non lo dico io, lo dice Football Manager. Guai non fidarsi di Football Manager. Eccolo in lontananza il Westfalen Stadium, o meglio il Signal Iduna Park. Per quanto riguarda il Milan invece si è ampiamente riscattato dopo la manita rifilata dall'Inter nel derby, vincendo 3 partite consecutive in Serie A, ma che adesso deve conquistare i primi 3 punti nel girone di Champions dopo il pareggio abbastanza deludente, soprattutto per le tantissime occasioni avute contro il Newcastle. Ma con un Leao in questo stato di forma il Milan non deve e non può avere paura di nessuno, anche perché secondo me il Milan è più forte del Borussia Dortmund. Secondo me questa sera è favorito e il mio pronostico è un 2-0 per i rossoneri. Gol di Leao, chiaro, gol di Leao. Siamo fuori dallo stadio, entriamo nel clima partita e laggiù col fumo mi sa che qualcuno ha già cominciato. La marcia dei tifosi è sempre una delle cose più belle quando si va allo stadio, con tutti i pensieri che si hanno della partita, le preoccupazioni. Guarda i fumogeni lì. Ah, sono i tifosi del Milan, andiamo. Non mi picchieranno mica solo perché sono interista con la maglietta del Borussia Dortmund, no. Ma che meraviglia è, spettacolare, che figata, stupendo. Lì ci sono i tifosi che dalla vetrata si godono lo spettacolo. Ma che meraviglia è! Siamo in mezzo alla curva sud, però tutto tranquillo adesso. Come sempre arriviamo nel momento sbagliato. C'è nient'altro da dire? Spettacolare. Primi controlli superati dopo letteralmente mezz'ora che giro attorno allo stadio. È stracomplesso, non si riesce a capire da dove entrare. Comunque è arrivato il momento, si entra, let's go. Ma va, ci sono i ragazzi con tipo una lattina di birra sulle spalle a mo' di zaino che dispensano birra. Invece lì la meraviglia della Champions League. Settore 54 è il nostro, ma prima andiamo a sbirciare. E che fai? Te ne privi? Sarebbe un'offesa alla cultura tedesca. Il muro giallo, regà, il tanto decantato nei libri di storia. Che spettacolo. Comunque, nonostante sia uno stadio datato, è veramente organizzato strabene, perché c'è un corridoio dentro una volta che entri con tutte le bancarelle, vendono il merch, vendono i panini e tutto quanto. Non ci sono praticamente i baldacchini fuori come funziona in Italia. Che poi è incredibile perché è tipo tutto giallo e nero, tutto tematizzato, tappezzato dei colori del Borussia Dortmund. È il momento, regà, live reaction dello stadio. Ma guardate il muro giallo. Incredibile, stupendo. Io penso davvero di essere nato per questo. Venire allo stadio a vedere le partite, incredibile. Andiamo a sederci al nostro posto. Siamo un po' altini. Mi sa che il tipo dei biglietti mi ha un po' inculato, però ci si gode l'esperienza, questo è l'importante. Non male, dai, il muro giallo si vede, i tifosi del Milan si vedono, anche se me li aspettavo qua, però che figata. Grande Leao con i palleggi con la testa, che forte che è, che forte.
Manca un quarto d'ora all'inizio della partita. Devo dire che è tutto abbastanza tranquillo, a parte qualche coro lanciato dal muro giallo. Per il resto lo stadio si deve ancora riempire completamente. Di punto in bianco hanno iniziato con le sciarpe a fare così. È il momento dello You Never Walk Alone, il motivo per cui siamo qui. Sarà da brividi, sarà da brividi. Mamma mia! È incredibile! Da brividi, dalle d'occhio veramente. Adesso è il momento delle presentazioni. Entrano le squadre in campo, è il momento della Champions League. Pronti? No, non ci sarà lui. Ho gridato solo io, però vabbè. Spettacolo incredibile nel frattempo nella curva del Borussia Dortmund. Che meraviglia! È iniziata! Borussia Dortmund, Milan. Che atmosfera, ragazzi, che atmosfera! Povega! Ha chiuso! Cosa ha sbagliato Povega? Lentissimo, ha permesso al difensore di recuperare. Largala! Mezzo! Ciao, no! Superiamo gli ostacoli, godiamo in fondo al cuore. Mezzo Pulisic. Ciao! Bella occasione per il Milan anche con questo colpo di testa. Sono passati 15 minuti, una partita senza grandissime occasioni, ma per il resto le squadre si stanno ancora studiando. Leao! Oh! Che giocata di Leao! I tifosi del Milan provano ad accendere la partita incitando la loro squadra. Bello? Simalen! Questa è stata una bella occasione sui piedi di Malen, appena a lato sul palo sinistro di Magnan. Sì! Oh! Cosa ha provato? Mamma, se veniva fuori così, rovesciata, incredibile! Mi sembra sia stato Royce. Era fuori gioco, spero, era davanti alla porta liberissimo, ma proprio a 1 metro. Incredibile occasione per il Milan sui piedi di Giroud. Occhio Leao che fa il fenomeno. E Leao 1 contro 1. In mezzo, Giroud. Se questi due davanti magari smettessero di alzarsi ad ogni occasione del Milan, riuscirei anche a fare le clip. Insiste Dortmund, calcio d'angolo. Occhio! Oh! E questa è clamorosa, cosa ha sbagliato? Come l'occasione di Giroud dall'altra parte, a un passo dalla porta, sono riusciti a tirarla alta. Adesso il Milan deve reagire perché sta soffrendo, sono già almeno 3 le occasioni importantissime per il Borussia Dortmund per passare in vantaggio. Finisce il primo tempo, 0-0 tra Borussia Dortmund e Milan, una partita che per 40 minuti è stata abbastanza noiosa, poi negli ultimi 5 minuti finali Borussia Dortmund ha avuto almeno 2 occasioni per passare in vantaggio. Anche il Milan nel finale, con un bel cross di Leao, Giroud non è riuscito a buttarla dentro. È ricominciato il secondo tempo, tutto lo stadio sta applaudendo la curva del Borussia Dortmund che sta esponendo degli striscioni contro i diritti TV. Leao, Pulisic, super occasione sui piedi di Pulisic. Il Milan che ha iniziato molto bene il secondo tempo. L'amoroso Newcastle 3-0 sul Paris Saint-Germain. Che spettacolo per la settore ospite. Incredibile con il campo ultras in mezzo al fumo. Questa è la copertina. In partenza Milan sui piedi di Teo
Pallone larga per Leao. 71esimo, partita ancora ferma sullo 0-0. Guerrero in mezzo. Bello, bello! Prova a spingere anche il Dortmund adesso. Gittens. Bello! Mamma mia, bellissimo! Uno schema. Chukwueze, anzi no, è Leao. Per Teo? Mamma mia, che occasione sulla testa di Teo Hernandez. Qua il Milan ha avuto un'ottima possibilità per andare in vantaggio. Quando è queste occasioni in Champions non bisogna sbagliare perché poi te ne penti. Leao, marca per Chukwueze. Che opportunità. Qua il Milan si è giocato la partita. Incredibile occasione. Improvvisamente una balza incredibile. Mi sa che è rigore netto, secondo me lo vanno a rivedere. Florenzi è stato atterrato e sarebbe riuscito a prenderla quella palla, Stanno parlando con il VAR, tutto buono. Ho i miei dubbi. Tutto lo stadio in piedi adesso per i minuti finali. Finisce qui 0-0 tra Borussia Dortmund e Milan. Una partita non entusiasmante, ma entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni per portarsela a casa. Finisce 0-0, secondo 0-0 consecutivo per il Milan dopo il pareggio con il Newcastle. Adesso a Parigi per provare a vincerla e ribaltare il girone. Dal Westfalenstadion è tutto, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Come sempre vi chiedo di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, ma soprattutto scrivetemi nei commenti tutte le partite che volete che vada a vedere. Ci vediamo al prossimo video, ciao!